Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a quelle interviste che tanto vi sono piaciute e che ho già fatto in passato. Se non le avete viste vi lascio poi il link per andarla a vedere. Mi piace approfondire con esperti del settore alcuni aspetti dove sicuramente io ho tanto da imparare da chi questo mestiere lo fa da tanti anni e soprattutto da chi è più tecnico di me, perché come sapete a me le macchine mi piace provarle, sono un torrefattore, ma sicuramente c'è tanto da imparare da chi le macchine le apre, le smonta, le ripara e lo fa da tanti anni. E quindi ho chiesto a Giorgio di Coffitech. Ciao Giorgio. Ciao, buonasera. Ho Ciao chiesto a Claudio. Giorgio di Coffitech, che già conoscete perché ho fatto un altro video con loro. Loro sono gli ideatori del loro kit manutenzione che trovate anche sul mio sito. Un kit molto comodo appunto per fare tutti i passaggi che servono per appunto mantenere una macchina, perché le macchine restano nuove se noi le trattiamo bene, se facciamo la giusta manutenzione. E soprattutto da 20 anni Coffitech si occupa appunto del mondo delle macchine per tutto quello che riguarda l'assistenza, quindi chi meglio di voi poteva darmi una mano, Giorgio, per alcune domande che oggi ti devo fare assolutamente. Sei Le tipiche pronto? domande. Vai, vai, spara. Allora, secondo me non sono domande che tu non avrai mai sentito perché sono le domande più ricorrenti che io vedo sotto i miei video, però non volevo rispondere io per una volta, volevo affidarmi a un tecnico specializzato come lo siete voi, perché voi siete Sì, oramai da tanto tempo padroni di tante macchine che avete aperto, smontato e riparato, quindi voglio da te un parere sì, e ne sincero sentiamo e da tante. tecnico. E ne sentite secondo me tantissime. Io infatti voglio per una volta non fare niente, voglio che ci pensi tu perché non voglio più spiegare delle cose che mi trovo sempre ad affrontare sotto i video, però è giusto che rispondiamo perché Sì, giustamente questo assolutamente. mondo per noi è familiare, però il mio canale serve anche per renderlo familiare a chi magari ha meno dimestichezza. Quindi, la prima domanda che voglio farti, che quotidianamente ricevo io un video nella mia mail su WhatsApp o nel mio gruppo Facebook privato dedicato a chi ha già acquistato sul mio sito, la prima domanda che mi fanno è: si bagna la cialda, che cosa devo fare? Stringo ancora di più? Allora, io non ho mai guardato quanto la cialda si bagnasse nella mia macchina del caffè. Io ho sempre assaggiato il sapore del caffè perché il caffè è riuscito, non è riuscito, secondo me, in base al sapore e non a quanto si bagna la cialda. Tu che mi dici quanto si può bagnare questa cialda e quanto non si deve? Allora, sì, dipende soprattutto dalla durata dell'erogazione e anche da la tipologia di carta che il torrefattore ha utilizzato. Ci sono delle carte un po' più spesse, delle carte un po' più sottili, però comunque non è che influisce tantissimo sull'erogazione, l'importante è il risultato in tazza. A volte basta solamente regolare o il pressacialda oppure sostituire la guarnizione, però non è che è proprio di impatto sul risultato durante l'erogazione. Importante proprio perché non perdi proprio acqua e caffè. Sì, Che infatti lì secondo me poi non si devono vedere gocce che escono perché no, quello penalizza il risultato, vuol dire che la pressa non stringe bene, quindi o è da sì, stringere la pressa o da cambiare la guarnizione che la si può guarnizione, disfare. sì, assolutamente, altrimenti perde di bar poi tutto il sistema. Esatto, perdendo i bar non c'è la giusta pressione e quindi il caffè non è cremoso come piace a Sì, noi. E non c'è poi la come giusta giustamente hai estrazione. detto, esatto, quel discorso di quanto fai lungo il caffè cambia anche molto. I caffè più lunghi Sì, ovviamente sì, diciamo che effettuando un l'acqua caffè un tende a po' più bagnare tutto. lungo, l'acqua tende a bagnare perché nonostante noi effettuiamo lo scatto di chiusura, comunque c'è una guarnizione che a volte è un po' più usurata, comunque è carta, quindi se si Sì, bagna un una volta che pochino non si fa bagna la niente. carta si propaga su tutti gli angoli Sì, della cialda. basta solo una questione di, come ti ho detto, di regolazione o bisogna sostituire l'o-ring, la Esatto, guarnizione anche sopra questa quella cialda. della guarnizione è un accessorio scemo che si cambia con pochi euro, sul mio sito ci sono per tutte le macchine, per poi arrivare a una manutenzione che io farei magari ogni 6 mesi, un anno, che è quella del kit manutenzione completo che voi avete presentato e che abbiamo visto insieme nel video che abbiamo fatto insieme. Sì, quella dipende anche dalla tipologia di utilizzo che si ha della macchina. Fammi un esempio, tu quando faresti una manutenzione più corazzata, diciamo, più impegnativa sulla macchina? Allora, sicuramente con un uso intenso della macchina,
le guarnizioni vanno sostituite un po' più frequentemente. Quando invece c'è un utilizzo casalingo, la decalcificazione invece è consigliata un po' più ogni 3 mesi, 2 mesi, dipende anche dall'acqua utilizzata. Comunque i primi residui di Sì, calcare si vedono sempre nel tubo di carico, quindi appena si vede qualcosina non fa mai male fare una decalcificazione. sì, io poi su questo, come ci siamo detti l'altra volta, sfatiamo il mito, uso poco la macchina, non devo fare la decalcificazione, perché proprio perché la usi troppo poco, il calcare si Sì, deposita e si ferma nel tubo e poi nella pompa, in tutte quelle parti, e poi c'è il rischio che si vadano a rompere per colpa del calcare. Quindi anche usata poco va manutenuta la macchina in maniera soprattutto usata poco. impeccabile, soprattutto usata poco. E invece sul discorso della guarnizione dipende anche molto di quanto la si rovina. Lasciare la cialda a seccarsi in una pressa schiacciata fa sì che roviniamo Sì, poi la guarnizione, ah, anche quando poi andiamo a rimuovere la cialda, magari con un coltello, roviniamo la guarnizione. sì, quello assolutamente, poi dipende anche da chi si acquistano queste guarnizioni, perché ci sono delle guarnizioni che sembrano uguali, costano qualcosina in meno, ma non sono in Vyton, ma sono in silicone, quindi si consumano più frequentemente. E torniamo al discorso della cialda che si bagnerà di più in una Sì, guarnizione di scarsa qualità. sicuramente sì. E invece volevo parlarti di un altro aspetto su cui c'è stato un tanto chiacchierare, che è il discorso del termostato. Allora, alcuni mi hanno detto, ma come mai tutte le aziende non escono già dalla fabbrica con delle macchine a termostato 98? Perché se questa tua idea di avere il caffè caldo non la sposano già di fabbrica tutti i produttori? Io la risposta ce l'ho, vediamo se è uguale alla tua. Ma diciamo che è una questione un po' più personale, dipende una persona che tipologia di caffè gli piace bere, a che temperatura. Sicuramente il termostato da 98 aumenta notevolmente la temperatura e anche in tazza si vede la differenza. Perché in realtà un termostato 98 su un caffè di buona qualità è semplicemente andare incontro a quelle persone che amano il caffè molto caldo, che non si Con le accontentano di 3C. avere... Esatto, quelle 3C napoletane che sono appunto diavolo quanto scotta, ecco in Sì, italiano. tradotto. Esatto, poi perché secondo me tutte le aziende non adottano un termostato 98, secondo me più che per il sentore di bruciato, che è un rischio possibile se il caffè è di bassa qualità, secondo me è anche una questione di stile, cioè chi ama il caffè molto caldo lo beve probabilmente meglio con un termostato ad alta temperatura, ma nel mercato ci sono le Nespresso e le a modo mio che erogano un caffè a temperature molto più basse, perché probabilmente c'è un gusto diverso da quello di chi ama il caffè bollente e quindi i produttori di macchine di caffè vanno anche incontro a chi ama o chi proviene da un modo mio, un espresso che ha temperature molto più basse. Anche la tazzina è importante perché puoi anche mettere un termostato da 98, ma in tazzina fredda ti va ad abbassare la temperatura. Sì, e poi hai detto benissimo su questo discorso che il risultato della temperatura è fatto di tanti fattori, quindi amiamo Sì, il caffè caldo, scegliamo il termostato 98, ma aiutiamolo con una tazzina non gelida e anche una macchina accesa da qualche minuto prima, quantomeno, possibilmente 15 minuti, mezz'ora prima. ma io la consiglio di lasciarla sempre accesa la macchina. Poi anche Sì, quel video che hai fatto sul canale YouTube per la presa smart, quella è sì, importante, secondo me. È molto comoda. sì. Tu sei d'accordo nel spegnerla magari solo la notte se proprio non vogliamo sprecare, diciamo, energia? Sì, spegnerla durante la nottata, sì, va bene, però tenerla accesa durante tutta la giornata. Ovviamente c'è chi dice, ma io vado via, non c'è nessuno a casa, allora lì è comoda la presa smart.
La Vespa Smart. E anche quella poi lascia il video per andare a rivedere per chi non l'ha visto, e lascia anche il link in descrizione per chi la vuole acquistare. Sì, L'ultima domanda, la più difficile, questa preparati perché... Allora, io faccio sempre un po' fatica a spiegarlo, ma a questo punto me ne lavo le mani e ci pensi tu, che cos'è l'elettrovalvola, a cosa diavolo serve l'elettrovalvola e ce la metto o non ce la metto nella macchina che voglio comprare? Rispondi tu perché io mi riposo e ti guardo. allora le macchine standard montano una valvola meccanica con delle membrane, quindi a differenza dell'elettrovalvola che è elettrica, lo dice stesso la parola, è un accessorio in più che fa sempre comodo, perché l'elettrovalvola blocca sin da subito l'acqua, il flusso d'acqua, mentre la valvola normale ci mette qualche millesimo di secondo in più. Ovviamente poi c'è anche il discorso di assistenza. L'elettrovalvola comunque dura un po' più rispetto alla valvola normale e si può sempre Sì, riparare, a differenza della valvola a una membrana. valvola meccanica con la membrana usurata si butta, non c'è alternativa. Invece Sì, si penso che con sostituisce e basta, mentre esatto, invece l'elettrovalvola si può smontare, pulire, rimontare. Qualche volta bisogna cambiare le guarnizioni, però ti dura un po' in più. È un investimento per il futuro. esatto, sì, io sinceramente la metterei sempre, poi vabbè il mio parere è sempre di parte perché io sono talmente appassionato di caffè che preferisco non risparmiare quei Ah, 10-15 euro che allora, costa. sicuramente sull'erogazione non influisce. Chi ti dice che influisce sull'erogazione è perché non conosce proprio come funziona, a che cosa serve l'elettrovalvola. Sì, influisce appunto in questa interruzione di erogazione che con l'elettrovalvola è più tempestiva e quindi quel gocciolare Sì, che è può immediata. avvenire, esatto, Sì, e allora quel le gocce gocciolare può sì, avvenire solo le gocce che sono già transitate attraverso la valvola e che quindi sono tra il filtro doccia e l'uscita del beccuccio, quindi quelle sono già sì. passate, non c'è elettrovalvola che tenga, quindi un minimo di gocciolamento esisterà sempre, però è molto più tempestivo della valvola vecchio stile, no? Sì, le gocce sono normali perché l'acqua residua sia nel blocco che nel portacialda, quello che c'è sotto al filtro. Sì, Ovviamente con l'elettrovalvola si nota di meno. esatto, quindi è un qualcosa che anche tu consigli, diciamo, siamo d'accordo su questo. Sì, sì, sì. Ok, quindi chiarito anche che cosa è l'elettrovalvola, ti ho fatto affrontare tre temi caldissimi su cui veramente volevo un parere. Tra l'altro mi è venuto in mente nel mio gruppo Facebook si parlava dell'elettrovalvola e di tutti i modi per evitare il gocciolio e ci sono modi tanto fantasiosi e se poi chi si iscriverà al mio gruppo Facebook e anche quello lascio in descrizione che è aperto a tutti quelli che hanno già acquistato il mio sito. Noi nel gruppo Facebook siamo tutti malati di caffè, quindi ci diamo consigli anche su come risolvere questi piccoli problemi, avere il caffè perfetto e quindi se ne è parlato tanto di Elettrovalvo, ecco, diciamo così. Sì, Va bene, sono le cose che domandano frequentemente, ovviamente perché non si sa che cos'è e che cosa serve. io faccio anche tramite questo video un appello a tutti quelli che l'hanno visto di commentare qui sotto per lasciarmi le domande che io raccoglierò e che poi ci rifacciamo magari un'altra puntatina io e te con le domande che nasceranno da questo video e speriamo di farla dal vivo vedendoci nella vostra sede presto. Ti aspetto. Volentieri. Allora, ci vediamo sabato prossimo alle 2 come sempre. Grazie Giorgio, grazie Coffeetech. Grazie a voi. Un saluto a tutti e a sabato prossimo. Ciao.